Questa è la chiesa armena di San Gregorio a Baku e purtroppo è chiusa e abbandonata a causa delle guerre e delle tensioni fra Armenia e Azerbaigian negli ultimi decenni. Bir de adamda yok nasıl olur? Neden gidin neden? La parte più storica di Baku è sicuramente la città vecchia, l'Ikari-Sheher. Qui si possono visitare, oltre a tombe e moschee, il palazzo degli Shirvanshah, cioè dell'antica dinastia azera che governò il paese per 600 anni prima dell'invasione dei persiani safavidi. Inoltre è molto importante anche la Torre della Vergine, una torre del 200 costruita e pensata per essere impenetrabile. Baku è famosa anche per il suo Gran Premio, particolare perché non si corre in pista, bensì per le strade della città. Questo è il Dennis Mall, un centro commerciale sul lungomare di Baku ed è incredibile perché dentro c'è una riproduzione fedele di un aereo e uno scivolo lunghissimo. I miei piatti preferiti della cucina azera sono il dolma, ossia foglie di vite ripiene di carne macinata con riso, cipolle e spezie, sono molto soffici e sembrano quasi involtini. Un altro invece è il plof, chiamato anche pilaf, è un piatto a base di riso cotto con burro, carne di agnello, ovviamente perché è un paese musulmano, quindi non si mangia il maiale, e frutta secca come uvetta e spezie, quindi una specie di risotto molto molto speziato. Le monete sono sempre interessanti perché dicono molto riguardo al paese, in questo caso vediamo omaggi alla letteratura, alla musica e i confini del paese, con anche la regione del Nagorno-Karabakh. Invece per quanto riguarda l'ingresso c'ho un visto elettronico di circa 25 € e si ottiene rapidamente sul sito del Ministero degli Esteri e arriva in circa 3 giorni. Se si vuole rimanere più di 15 giorni invece c'è bisogno di comunicarlo alla polizia, ma si può benissimo visitare il paese in meno di una settimana, quindi non ci sono problemi. Appena fuori da Baku il paesaggio cambia da alti grattacieli a una zona semidesertica, piena di pompe di petrolio, perché l'Azerbaigian è uno stato molto ricco di risorse naturali e gas. A solo un'ora di macchina a sud di Baku ci sono questi vulcani di fango, che sono formati dal metano che scorre perennemente dal sottosuolo, quindi sono, in realtà ammassi di fango freddo e quindi si possono usare anche come cosmetici perché hanno proprietà curative. Qui addirittura c'è il 60% di tutti i vulcani di fango presenti al mondo. L'Azerbaigian è un paese ricchissimo di risorse naturali, infatti la sua economia si basa quasi solo sulle esportazioni, di gran parte del nostro gas lo prendiamo appunto dall'Azerbaigian dopo l'inizio della guerra in Ucraina, quindi passa dalla Turchia per arrivare in Europa. A Gobustan c'è un piccolo museo che mostra com'era la vita quotidiana durante l'epoca preistorica con vari animali, ma in realtà è anche abbastanza inutile. Sicuramente la parte principale è la riserva statale del Gobustan, che è famosa per la presenza dei petroglifi, che sono delle incisioni fatte direttamente su pietra circa 40.000 anni fa. È davvero un peccato che nessuno conosca questi luoghi perché davvero non c'erano turisti. Tutta la riserva era solo per noi e si poteva ammirare la vista addirittura fino al Mar Caspio.
Nella penisola della Besheron c'è lo Yanar Dag, la montagna di fuoco, che in realtà è solo una fenditura nella roccia in cui fuoriesce una fiamma perenne. Inizialmente c'era del metano che fuoriusciva, che dava vita a questa fiamma, ma in realtà da qualche decennio è tenuta in vita artificialmente. Ma è incredibile come questo paese sia così pieno di risorse naturali che addirittura possano permettersi il lusso di sprecarle in questa maniera. Lì c'è Baku con i grattacieli, case non proprio ricchissime, lì in fondo case sovietiche e il Mar Caspio. אבל אני לא שמחה. La Teshgah, ossia il Tempio del Fuoco, è un antico tempio indù del 1600 costruito da mercanti indiani sulla Via della Seta e sopra un antico luogo di culto zoroastriano in cui c'era una fiamma perenne. Ad oggi nella Teshgah non è rimasto molto, ma ci sono varie stanze che raccontano di come indù, zoroastriani e musulmani abbiano sempre vissuto in pace in Azerbaigian. Inoltre costa poco perché ha un costo di circa 7 € combinato con anche lo Yanar Dag. Fuori invece ci sono vari souvenir a poco prezzo. Le Flame Towers sono il simbolo della Baku moderna, la città europea più a oriente del mondo. Sono alte circa 200 metri, sono state completate nel 2012 e di notte si illuminano grazie a dei LED con uno spettacolo tra bandiera nazionale e il fuoco, simbolo del paese. Per quanto riguarda la bandiera azera, l'azzurro simboleggia il popolo turco, il rosso il progresso, invece la religione islamica è simboleggiata dal colore verde e dalla mezzaluna. Inoltre è presente una stella a 8 punte che simboleggiano le 8 antiche tribù del popolo turco e le 8 virtù islamiche. Se venite in Azerbaigian subito vi renderete conto che il fuoco è dappertutto, innanzitutto nel nome. Azerbaigian significa protetto dal fuoco e deriva da Atropatene, che era un antico regno ellenistico fondato nel IV secolo a.C. Da un governatore persiano dopo la morte di Alessandro Magno. Per gran parte della sua storia l'Azerbaigian è stato governato da dinastie persiane, innanzitutto i Medi che avevano sconfitto gli Assiri, poi gli Achemenidi che formano il primo impero persiano fino alla conquista di Alessandro Magno. Poi ci furono i Parti che combatterono contro Roma, i Sasanidi contro i Bizantini, fino all'invasione araba del 651 d.C., quando la religione azera passò dallo zoroastrismo all'Islam. Per secoli l'Azerbaigian è stato il paese della tolleranza, perché da sempre cristiani, musulmani, indù e zoroastriani avevano vissuto in pace. Ma tutto cambiò nell'Ottocento quando la Russia invase il Caucaso. Innanzitutto a fine Ottocento ci fu un grande boom economico dovuto alla scoperta del petrolio, ma scoppiarono dei conflitti etnici perché i russi diedero la gestione di questa enorme ricchezza agli armeni invece che agli azeri. Ma tutto cambiò nel 1918, quando gli azeri, con l'aiuto dei turchi, riuscirono a liberarsi da una Russia in piena rivoluzione. In Azerbaigian quindi nacque la prima repubblica laica del mondo musulmano. Ma solo 2 anni più tardi l'Azerbaigian fu invaso dalla nuova URSS, in cui rimase fino al 1991, con cui raggiunge l'indipendenza grazie al presidente Heydar Aliyev, il padre della patria. Oggi suo figlio Ilham Aliyev governa la Repubblica Presidenziale di Azerbaigian. È in carica dal 2003 ed è la figura politica più potente all'interno del paese. Infatti sua moglie è vicepresidente. Scomodità del visto a parte, vi consiglio di venire in Azerbaigian perché ci sono voli diretti con Wizz Air da Roma e Milano. Inoltre in soli 3-4 giorni è un paese che può offrirvi tanto. Tra una città futuristica a fuoco che esce letteralmente dal terreno e una storia millenaria.